Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Kate ed oggi andremo a realizzare insieme un progetto molto semplice ma che sicuramente vi piacerà tantissimo, soprattutto per la lavorazione che riprende un po' una nota borsa. Io ho deciso di farla un po' a modo mio, più che altro mi interessava questa lavorazione e non il resto della borsa perché comunque è una borsetta semplice. È da un po' che andavo dietro a questa lavorazione, dopo svariate prove che ho fatto ho trovato la lavorazione giusta e semplicissima e ho deciso di condividerla con voi. Spero di aver fatto cosa gradita. Comunque di per sé la borsa è molto semplice, si realizza tranquillamente con una giornata se la realizzate piccolina così. Io ho utilizzato un fondo piccolo, trovate tutte le info nel box informazioni qui in basso o comunque tra poco appena vediamo tutto il materiale nello specifico. Si può realizzare anche più grande ovviamente, quindi cambiando il fondo si può tranquillamente realizzare una maxi bag sempre con la stessa lavorazione. L'importante è avere sempre un numero di maglie multiplo di 5, perché questa lavorazione qui, il nome che ho dato momentaneamente per intenderci è appunto piramide, si lavora su un multiplo di 5 o perlomeno io l'ho lavorato su un multiplo di 5, quindi se volete variare le dimensioni sappiate che dovete seguire quel multiplo. Comunque non mi perdo in chiacchiere, per questo progetto ho utilizzato un kit materiali completo che trovate sul sito gomitoli.com insieme al codice sconto che ha una validità limitata. Tutte le info le trovate nella descrizione qui in basso. A questo punto vi invito a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime dei prossimi progetti e dei mini tutorial riguardo all'uncinetto, ed iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi progetti. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questa borsa e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto ho utilizzato una rocca di cordino in Damatte, nello specifico colorazione numero 071. Ovviamente non ho utilizzato tutta la rocca, quindi si possono realizzare tranquillamente due borse. Una coppia di manici Inda da 50 cm, ovviamente della stessa colorazione del cordino utilizzato, un fondo vale 21 x 8 cm, uncinetto numero 3,5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo dal fondo come sempre, ovviamente sempre dal lato più corto e dal foro centrale. Quindi mi prendo il cordino, faccio il cappio iniziale e mi tengo il filo sull'uncinetto. Inserisco l'uncinetto nel foro centrale. Ovviamente possiamo agganciarci in ogni foro. Io mi aggancerò qui per mostrarvi il procedimento che va fatto in ogni foro e il procedimento che va fatto in ogni angolo. Quindi inserisco l'uncinetto e lavoro la prima maglia bassa. Inserisco l'uncinetto nello stesso foro e vado a lavorare un'altra maglia bassa. Lavorerò quindi 2 maglie basse in ogni foro fino ad arrivare nel foro dell'angolo, esattamente quello che si trova in corrispondenza della parte più stondata. Quindi andremo a lavorare l'aumento in questo foro, in questo foro, in questo foro e in quest'ultimo foro. Questo procedimento può variare in base al filato che si utilizza. Se utilizzate lo stesso filato non avrete problemi. Se utilizzate un filato più sottile, ovviamente gli aumenti vanno rivisti, quindi in base al filato che utilizzate dovrete assicurarvi di fare il giusto numero di aumenti. Quindi vado nel foro successivo e procedo lavorando 2 maglie basse. Foro successivo, 2 maglie basse. Ora mi ritrovo nell'angolo, esattamente nel foro dove abbiamo detto di lavorare l'aumento, e in questo caso andremo a lavorare 3 maglie basse, tutte nello stesso foro. 1, 2 e 3. Fatto questo procedimento, procederemo lavorando 2 maglie basse in ogni foro fino ad arrivare nel foro che si trova sull'angolo, quindi lo capite subito perché si trova sulla parte più sondata. Poi di nuovo 2 maglie basse in ogni foro, foro nell'angolo, aumento, quindi 3 maglie basse,
2 maglie basse in ogni foro dell'angolo 3 maglie basse e poi 2 maglie basse nei fori restanti. Procederemo in questo modo per tutto il giro ovviamente. Ok, ho terminato il giro, ho lavorato i miei aumenti uno per angolo. A questo punto andiamo a chiudere il giro con maglia bassissima, lo facciamo puntando l'uncinetto nel primo punto, prendendo solo la metà catenella retro, in questo modo. Prendo il filo e chiudo a maglia bassissima. A questo punto procederemo con dei giri a maglia alta. Non partiamo da questo punto, ci inseriamo nel punto successivo, prendiamo solo la metà catenella retro, prendiamo il filo e chiudiamo a maglia bassa. Puntiamo l'uncinetto in questa solina qui e lavoriamo un'altra maglia bassa. In questo modo avremo sostituito la prima maglia alta, quindi avremo alzato il lavoro. A questo punto procederemo lavorando una maglia alta in costa retro in ogni punto sottostante. Dobbiamo ricordarci però a fine giro di lavorare anche l'ultimo punto, questo qui che abbiamo momentaneamente saltato. Quindi ora punto l'uncinetto nel punto successivo prendendo solo la metà catenella retro e lavoro una maglia alta. Procederò in questo modo per ogni punto sottostante. Non farò più aumenti, ma se nel vostro caso fosse necessario potete farli tranquillamente sempre negli angoli. Ok, ho terminato il mio giro, vado a lavorare anche l'ultimo punto, quindi esattamente questo qui. Puntiamo sempre l'uncinetto prendendo solo la metà catenella retro e lavoriamo una maglia alta in costa retro. A questo punto ripetiamo lo stesso procedimento, chiudo con maglia bassissima prendendo solo la metà catenella retro nel primo punto, in questo modo, poi punto l'uncinetto nel punto successivo, prendo tutta la catenella, lavoro una maglia bassa in questo modo per andare a sostituire la prima maglia alta ed alzare il lavoro e poi procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante e questo procedimento lo ripeterò fino ad ottenere un totale di 4 giri di maglia alta. Quindi questo è il primo, quello che stiamo lavorando ora è il secondo, ne dobbiamo poi andare a fare altri 2 seguendo ovviamente lo stesso procedimento, quindi una maglia alta in ogni punto sottostante. Lavoriamo tutti i giri e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Ovviamente qui in alto troverete il totale di giri, quindi 4, insieme alla misura in centimetri.
Bene, una volta lavorati i 4 giri ho raggiunto 6 cm di altezza, ma questa parte potete farla anche più alta, quindi se preferite potete andare ad aumentare il numero di giri a punto alto. A questo punto andiamo a chiudere il giro in modo normale, quindi questa volta andiamo a prendere tutta l'asola e chiudiamo con maglia bassissima ed inizieremo a lavorare con il punto traforato. Il procedimento è molto semplice, ora lo vediamo insieme passo passo. Iniziamo lavorando le prime 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Dopodiché, puntando l'uncinetto nella seconda catenella dall'uncinetto, quindi esattamente qui, iniziamo lavorando una maglia bassa in questa catenella, dopodiché lavoriamo una mezza maglia alta nella catenella successiva, nella catenella successiva lavoriamo una maglia alta, e nell'ultima catenella una maglia alta doppia, quindi carichiamo il filo 2 volte sull'uncinetto, puntiamo nell'ultima catenella e andiamo a chiudere le asole 2 per volta in questo modo. Questo sarà il primo triangolino. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a saltare 4 punti, quindi 1, 2, 3, 4. Andiamo nel quinto, inseriamo l'uncinetto e chiudiamo con maglia bassissima. E questo sarà il risultato. Ora non dobbiamo fare altro che ripetere lo stesso procedimento, quindi 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e ripetere lo stesso procedimento partendo sempre dalla seconda catenella dell'uncinetto, perché comunque in questa non possiamo entrarci. Dalla seconda maglia bassa, mezza maglia alta nella catenella successiva, maglia alta nella successiva e maglia alta doppia nell'ultima catenella. Andiamo a saltare 4 punti di base, 1, 2, 3, 4, puntiamo l'uncinetto nella quinta e chiudiamo a maglia bassissima. Andiamo quindi a ripetere questo procedimento per tutto il giro. Ok, lavorato tutto il giro, ho lavorato l'ultimo modulo che andiamo a chiudere esattamente alla base delle prime 5 catenelle, quindi esattamente qui. Inseriamo l'uncinetto nella metà catenella e chiudiamo a maglia bassissima in questo modo. A questo punto dobbiamo portarci con delle maglie bassissime esattamente qui sulla cima del triangolo che abbiamo, quindi inseriamo l'uncinetto alla base delle catenelle e andiamo a lavorare delle maglie bassissime proprio per portarci lì sopra.
in questo modo. A questo punto dovremo ripetere lo stesso procedimento, quindi procediamo facendo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Procediamo sempre nello stesso modo, quindi sempre partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo una maglia bassa, una mezza maglia alta nella successiva, una maglia alta nella successiva ed una maglia altissima o maglia alta doppia nella maglia successiva, nella catenella successiva, in questo modo, e andremo a chiudere questo triangolino esattamente sulla punta del triangolo successivo. Quindi noi andiamo ad inserire l'uncinetto in questo punto e chiudiamo con maglia bassissima, in questo modo. Procediamo, facciamo le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Ripetiamo il modulo partendo dalla maglia bassa fino alla maglia alta doppia. E poi andiamo a chiudere sempre sulla punta del triangolino successivo sottostante, quindi inseriamo l'uncinetto qui e chiudiamo con maglia bassissima, e questo è quello che vi verrà fuori. Si procede in questo modo per tutto il giro. Ci rivediamo al termine, vi mostro come chiudere e poi come procedere, ma il procedimento comunque in ogni caso resta sempre lo stesso. Comunque terminiamo il giro e ci rivediamo al termine. Bene, ho terminato il mio giro, quindi lo vado a chiudere esattamente alla base del primo triangolo di questo giro, quindi esattamente qui, con maglia bassissima, in questo modo. Ed ora, come ho fatto nel giro precedente, devo portarmi sul punto più alto del triangolo e lo farò sempre con maglia bassissima. Faccio delle maglie bassissime all'interno delle catenelle che ho qui di base e poi vado a ripetere sempre lo stesso procedimento, quindi faccio le 5 catenelle, poi maglia bassa, mezza maglia alta e maglia alta doppia, per poi andare a chiudere sul punto più alto del triangolo successivo sottostante. Quindi ora facciamo le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. E partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto vado a lavorare maglia bassa, mezza maglia alta e maglia alta doppia. Ora vado a chiudere questo triangolo alla punta del triangolo successivo sottostante, quindi inseriamo l'uncinetto in questo modo e chiudiamo con maglia bassissima. Quindi questo è il procedimento che dovremo ripetere per tutti i giri successivi. Troverete indicati qui in alto il numero di giri totali per quanto riguarda solo questa parte traforata, insieme alla misura in centimetri, che corrisponde esattamente solo a questa parte, non è l'altezza completa. Quindi raggiungiamo queste misure e poi vediamo come procedere.
Bene, ho lavorato tutti i miei giri, ne ho lavorati 5 in totale, come vi avevo lasciato indicato sullo schermo ho raggiunto 13 centimetri. A questo punto cosa facciamo? Devo andare a chiudere intanto il mio giro come abbiamo chiuso tutti gli altri, quindi sempre alla base della piramide. Chiameremo questo punto momentaneamente punto piramide, così per intenderci. Quindi mi inserisco con l'uncinetto alla base di questo punto qui, alla base delle 5 catenelle e chiudo il tutto con maglia bassissima, esattamente come abbiamo fatto finora. Dopodiché, come abbiamo fatto finora, mi porto con le maglie bassissime alla punta del triangolino. Ok, fatto questo dobbiamo andare a creare la base per lavorare 1 o 2 giri a punto alto in modo da rendere più rigido il bordo, visto che poi dobbiamo andare ad applicare i manici. Quindi ora mi trovo esattamente alla punta del triangolino. Dobbiamo andare a lavorare delle catenelle che vanno a riprendere i punti che abbiamo saltato proprio all'inizio della lavorazione. Quindi noi abbiamo lavorato la nostra piramide e poi abbiamo saltato 4 punti. Quindi noi adesso ci troviamo sulla punta, andiamo a lavorare 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. E andiamo a chiudere queste catenelle esattamente sulla punta del triangolino successivo, quindi mi inserisco qui e chiudo a punto bassissimo. A questo punto ripeto, faccio 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e vado a chiudere sempre con maglia bassissima alla punta del triangolino successivo. Ripeteremo questo procedimento per tutto il giro fino a crearci tutta una base di catenelle, ovviamente. Termineremo il giro facendo una maglia bassissima esattamente da dove siamo partite, quindi inserisco l'uncinetto qui e lavoro una maglia bassissima. A questo punto punto l'uncinetto nella metà catenella successiva e lavoro una maglia bassa. Punto l'uncinetto in quest'asola, lavoro un'altra maglia bassa, in questo modo avrò sostituito la prima maglia alta, però dobbiamo ricordarci di lavorare quest'ultimo punto alla fine del giro. Procedo, punto l'uncinetto nella catenella successiva, in questo modo, e lavoro una maglia alta. Punto successivo, maglia alta. E procederò in questo modo per tutti i punti che ho sottostanti, quindi nelle 4 catenelle e nella maglia bassissima che si trova su ogni piramide, tra virgolette. Quindi procediamo in questo modo e ci rivediamo al termine del giro. Lavoriamo anche l'ultimo punto che avevamo saltato all'inizio. A questo punto chiudiamo con maglia bassissima nel primo punto, quindi inseriamo l'uncinetto prendendo entrambe le asole e chiudiamo a maglia bassissima, catenella e procederemo lavorando una maglia bassissima in costa retro in ogni punto. Quindi vado ad ultimare la mia borsa in questo modo. Salto il primo punto, passo nel successivo e procedo lavorando una maglia bassissima in costa retro. Se preferite potete anche alzare un po' di più e quindi andare a lavorare ulteriori giri a maglia alta per poi andare ad ultimare con il giro di maglia bassissima.
Ok, terminato il giro possiamo tagliare il filo e chiudere con asola di chiusura. E una volta terminato il corpo borsa, questo sarà il risultato. Io sono molto soddisfatta del risultato perché dopo tante prove, era da un po' che ci andavo dietro, sono riuscita ad ottenere l'effetto che desideravo. Quindi a questo punto non ci resta che applicare i manici ed avremo terminato. Se volete foderare potete farlo tranquillamente. Nel box informazioni vi lascio il tutorial della mia fodera a sacchetto, semplicissima, facilissima da realizzare, soprattutto per le principianti, perché tanto io sono principiante nel cucito, quindi ho condiviso con voi il metodo che utilizzo di solito. Mentre per quanto riguarda la chiusura vi consiglio di utilizzare una chiusura magnetica, quindi un bottoncino magnetico, lo cucite al centro ed avrete risolto. Per quanto riguarda i manici invece utilizzerò i classici manici Inda da 50 cm con il pratico moschettone che inseriamo e ci siamo risolti il problema dei manici. Quindi io vado ad applicarli esattamente prendendo il bordo che ho lavorato a maglia alta, ovviamente prendendomi le misure. Di solito faccio sempre ad occhio, cosa che farò anche questa volta, ma possiamo tranquillamente regolarci anche con i triangolini, quindi magari ne lascio 2 per lato e li vado ad inserire proprio qui. Vedete, apro il moschettone, inserisco qui in questo modo, chiudo ed ho risolto. Faccio ovviamente lo stesso anche con l'altro manico sull'altro lato. Ed ecco qui borsa conclusa. Questo sarà il risultato finale. Spero che vi sia piaciuta anche questa lavorazione, soprattutto veramente molto particolare ed effetto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ovviamente se avete qualche dubbio, c'è qualcosa che non avete capito, lasciate un commento qui sotto e cercherò di rispondervi quanto prima. Per questo progetto è disponibile un kit materiali completo, lo trovate sul sito gomitoli.com che vi lascio nel box informazioni qui in basso, insieme al codice sconto che ha ovviamente una validità limitata. Trovate tutte le informazioni nel box informazioni qui in basso, ma vi metterò anche qualche informazione qui sul video. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete tutti gli spoiler, le anteprime dei prossimi progetti e qualche mini tutorial riguardo l'uncinetto. Iscrivetevi al canale ed attivate le notifiche per non farvi sfuggire tutti i prossimi tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!